Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Prima di tuffarci nel cuore di questa storia, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like. È un gesto semplice che ci aiuta a continuare a raccontarvi ciò che accade dietro le luci dei riflettori. Oggi parliamo di qualcosa che ha acceso discussioni infinite tra i fan di Mert Ramazan Demir e Afra Saracioglu, una vicenda che in pochi giorni è diventata un fiume in piena di emozioni, supposizioni e sguardi trattenuti. Mert non ha messo piede fuori casa per 3 giorni consecutivi, e molti credono che tutto sia esploso a causa di una frase pronunciata da Afra durante una recente apparizione televisiva. Cosa ha detto esattamente, e perché quelle parole hanno avuto un peso così insostenibile? Andiamo con ordine, perché qui ogni dettaglio conta e ogni silenzio pesa come una confessione. Qualche giorno fa, Afra è comparsa in uno show televisivo molto seguito. È entrata in studio con il portamento elegante che la contraddistingue, una calma che però lasciava intravedere un turbamento profondo, quasi come se ogni risposta fosse stata preparata con cura e poi riscritta all'ultimo respiro. Senza nominare nessuno, ha pronunciato una frase che ha lasciato il pubblico senza fiato: a volte l'amore non svanisce, cambia forma e in quella trasformazione può fare male. Nessun nome, nessuna accusa diretta, ma la vibrazione di quelle parole arrivava dritta a una storia condivisa davanti e dietro la macchina da presa, un rapporto intenso, fatto di complicità e incomprensioni, che i fan avevano imparato a leggere tra scatti rubati, mezze frasi in conferenza stampa e sguardi che non riuscivano a fingere. Bastò quella frase perché tutti capissero a chi si riferisse il suo cuore. Dall'altra parte della città, Mert guardò l'intervista in silenzio. Lo raccontano persone vicine a lui, non un commento, non una smorfia, solo le dita che si fermavano a metà del messaggio che stava scrivendo e il respiro trattenuto un attimo più del necessario. Da quel momento, dicono i vicini, non è più stato visto uscire. Il suo telefono ha smesso di suonare in modo udibile, chiamate non risposte, messaggi letti a metà, promesse di richiami rimandate. Chi lo conosce bene dice che Mert fa così quando è sopraffatto, si chiude, prende il suo taccuino, scrive. Le sue giornate, racconta un amico, scorrono tra penna e silenzi, tra il bisogno di ordinare i pensieri e quello di lasciarli liberi di ferire per poi guarire. Lui non reagisce di scatto, non improvvisa, prima ascolta ciò che sente, poi decide dove andare. Internet, intanto, ha preso fuoco. Le prime clip dell'intervista sono diventate virali in poche ore, e sotto ogni video sono esplosi migliaia di commenti. C'era chi difendeva Afra. Ha solo detto la sua verità, ha parlato da donna, ha raccontato il peso di una storia che non si lascia archiviare con facilità. Altri, invece, avvertivano in quelle parole la lama fredda di un passato che non smette di farsi sentire. Se lui prova ancora qualcosa, perché riaprire la ferita? Il silenzio di Mert non faceva che alimentare l'enigma. Si interrogavano in tanti, stava preparando una risposta? Oppure preferiva tenersi lontano dalla tempesta per capire se la tempesta fosse davvero fuori o piuttosto dentro di lui? Il terzo giorno è arrivata la prima immagine dal suo rifugio. Un paparazzo ha catturato Mert sul balcone di casa, con una tazza di caffè tra le mani e lo sguardo perso oltre il parapetto, come se la città intera fosse un ricordo sfocato. Capelli spettinati, felpa morbida, occhi stanchi. Un giornalista, appostato con pazienza, gli ha rivolto una domanda diretta. Le parole di Afra ti hanno ferito? Mert non ha alzato la voce, non ha cercato di negare. Ha risposto con una sincerità quasi disarmante: non mi hanno sorpreso, ma fa male ascoltare ciò che credevi di aver lasciato alle spalle. Poi ha chiuso la porta senza altra spiegazione, lasciando cadere nella tromba delle scale un silenzio che diceva molto più di una dichiarazione ufficiale. Poche ore dopo, è comparso un messaggio sui suoi profili social. Breve, pulito, più simile a un respiro che a un annuncio: a volte anche il silenzio è una forma d'amore. I commenti si sono moltiplicati. C'era chi leggeva in quella frase un saluto definitivo, un argine fragile ma deciso al ritorno del passato. Altri, invece, ci hanno visto un filo sottile che ancora unisce, una carezza data senza toccare, una promessa sospesa in attesa del momento giusto. Nel frattempo,
Afra è stata fotografata mentre lasciava un grande studio di registrazione. Le hanno chiesto di Mert. Lei ha sorriso con dolcezza e un velo di malinconia, e ha detto: spero che stia bene. Non volevo ferire nessuno, volevo soltanto essere sincera. E poi, quasi per proteggere quella parte del cuore che non va in scena, ha aggiunto: ciò che ho vissuto con lui è stato vero, e non lo cambierei per niente al mondo. La mattina seguente, il quarto giorno di questo lungo silenzio raccontato, Mert è stato visto passeggiare in giardino. Aveva con sé il solito taccuino, una felpa grigia, una stanchezza gentile addosso. Un fotografo ha registrato un sussurro, appena un'onda di voce che scivolava nell'aria fresca: l'amore non muore, si nasconde. In pochi minuti quella frase è diventata un ritornello in rete, un montaggio senza fine di scene, ricordi, abbracci rubati sul set e fuori. I fan hanno preso quel frammento e l'hanno trasformato in simbolo, un modo per dire che ciò che è stato non si cancella con una notte insonne. È trapelato poi che Afra aveva inviato a Mert una lettera, consegnata in discrezione tramite la sua assistente. Nessuno sa cosa ci fosse scritto, ma qualcuno ha visto un foglio bianco, piegato con cura, tra le sue mani, mentre al tramonto restava immobile a guardare l'orizzonte oltre i tetti della città. In quell'immagine c'era tutto: domande, risposte, e il coraggio di chi non ha paura di ricordare. Allo scoccare della mezzanotte, Mert ha pubblicato una nuova storia sui social. Una foto di un'alba, cielo lattiginoso e una linea di luce pronta a passare tra le nuvole, con questa frase: ogni giorno porta un modo diverso di capire ciò che proviamo. Non era un annuncio, neppure un colpo di scena, ma un invito a respirare. La mattina dopo, uscendo di casa per pochi minuti, ha scambiato qualche parola con i giornalisti che attendevano in strada da ore. Non c'è rancore, ha detto. Ci sono ricordi. E certi ricordi respirano ancora dentro di noi. Bastò quella dichiarazione misurata per scatenare nuove interpretazioni. C'era chi ci leggeva un varco verso una riconciliazione, chi un addio composto e grato per ciò che è stato, chi la maturità di due persone che hanno imparato a volersi bene anche nel momento in cui devono scegliere strade diverse. In tutto questo, la realtà è rimasta sospesa come la nota finale di una canzone che si spegne lentamente. La gente si è chiesta se quell'intervista fosse un segnale, se quella lettera avesse accorciato le distanze, se quelle frasi condivise sui social fossero un codice privato che solo loro due sanno decifrare. Afra ha proseguito con i suoi impegni, mantenendo la calma di chi conosce il peso della visibilità e la fragilità delle verità esposte al pubblico. Mert ha continuato a proteggere i suoi spazi, a misurare le parole, a lasciare che fossero le immagini a parlare al posto suo. Tra loro, un filo resta, lo si percepisce nelle cose non dette, nelle attenzioni minuscole, nelle date scelte con cura, nei dettagli che chi segue da tempo non può ignorare. Non c'è un sì e non c'è un no, c'è il tempo, che tutto consuma e tutto rende più chiaro. Ora la domanda è quella che tutti si fanno da giorni: stanno tornando uno verso l'altra, o stanno semplicemente imparando a guardare la loro storia con occhi nuovi? Dipende da ciò che accadrà quando le luci si abbasseranno e non ci saranno microfoni a catturare respiro e cuore. Dipende da ciò che si diranno, lontani dagli sguardi, quando le parole non saranno più un titolo ma soltanto verità. Nel frattempo, questa vicenda continua a toccare il pubblico proprio perché non è una favola né una rottura spettacolare, ma la cronaca imperfetta di due persone che si sono trovate e forse si stanno cercando ancora, anche in mezzo al rumore. E forse è per questo che ogni frase sembra una confessione, ogni foto una prova, ogni passo un indizio. Non sapremo oggi come finirà questa pagina, sappiamo però che ciò che è autentico non ha paura di mostrarsi fragile. Voi cosa pensate? C'è ancora spazio per un passo avanti, per una telefonata fatta senza orgoglio, per un incontro in un caffè che non ha bisogno di essere segreto? O è tempo di trasformare l'amore in memoria, con la delicatezza che si deve alle cose preziose? Scrivetecelo nei commenti. Il vostro punto di vista è parte della storia quanto le immagini che scorrono sui nostri schermi. E se volete restare aggiornati su ogni piccolo segnale, su ogni parola sussurrata che merita di essere ascoltata, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. Non abbiamo tutte le risposte, ma sappiamo ascoltare,
E quando il cuore parla, noi siamo qui per raccontarlo.